Buonasera a tutti, come state? Da quanto tempo che non ci vediamo in una diretta dal vivo su YouTube? Sono un po' emozionata perché fare una diretta è sempre un po' strano, no? Allora, leggo qualche commento per dare inizio a questa diretta. Allora, buon pomeriggio a te Iman. Cristina, ciao, buonasera a tutti, buonasera a te. Juan, ciao. John, buongiorno a te. Immagino che da te sia mattina adesso, giusto? Ciao Emre. Poi voglio ringraziare Catherine, che è diventata un'abbonata del canale, grazie mille. Poi c'è un messaggio da Michael che dice: mi dispiace molto non poter partecipare oggi perché sono dal medico. Spero che non sia niente di grave, spero sia una visita di routine. Divertitevi e spero di vedervi la prossima volta. Anche noi speriamo di vederti la prossima volta per la prossima diretta, che non so ancora quando la faremo, però la faremo. E poi Just, spero che la mia pronuncia sia corretta, non lo so, non stiamo più nella pelle. Bene, sono contenta e grazie per questo commento perché mi dà l'occasione di parlare di questa espressione idiomatica, non stare più nella pelle, che è molto molto utile, molto divertente e quindi vi consiglio di segnarla da qualche parte su un pezzo di carta, sulle note del vostro telefono. Che cosa significa? Significa non vedere l'ora di fare qualcosa, quindi essere in attesa di fare qualcosa, non stare più nella pelle. Benissimo. Allora, di che cosa parliamo oggi? Aspettate che eccoci. Vediamo se riusciamo a vedere tutti i commenti qui di lato. Sì, così mentre io parlo potete leggere. Da tutto il mondo, dall'Iran, dalle Hawaii, da Los Angeles. Che bello. Dal Messico anche. Sono molto contenta di vedervi tutti qui. Allora, Juan chiede com'è il tempo in Italia. Allora, diciamo che fa un po' caldo per essere novembre. Io parlo di Roma perché mi trovo a Roma. A Roma fa caldo per essere il 4 di novembre, però credo che il tempo cambierà questa settimana. La sera fa più freddo, la mattina presto e la sera fa più freddo. A metà giornata invece il tempo è più mite e infatti io esco ancora con la giacca di pelle. Ancora non ho tirato fuori dall'armadio il mio piumino, quindi aspetterò ancora un po'. Allora, come leggete dal titolo, chiacchiere e libri di cucina, oggi parliamo di un argomento un po' così, informale, i libri di cucina, perché è capitato in passato, mi è capitato di ricevere delle domande appunto sui libri di cucina, perché alcuni studenti volevano dei consigli. Allora, io non ho tanti libri di cucina, intendo ricettari, quindi delle raccolte di ricette. Quindi oggi ve ne consiglio un paio.
2 ricettari proprio di ricette e poi voglio anche consigliarvi un altro libro che non è un libro di ricette, ma è un saggio sulla cucina italiana, sulla storia della cucina italiana. Ne avevamo parlato in un video qualche tempo fa, però lo riconsiglio perché secondo me, per chi vuole fare una lettura un po' più avanzata, intermedio avanzata, può essere interessante se vi interessa l'argomento, ovviamente. Allora, io inizierei subito con il primo ricettario, quindi un po' di vocabolario. Un ricettario è un libro di cucina, cioè una raccolta di ricette, ok? Questo è il primo ricettario di cui voglio parlarvi. Per fortuna si vede abbastanza bene, perché di solito nei video l'immagine è capovolta, l'immagine dei libri, i titoli sono sempre al contrario, non so perché. Comunque, l'Italia in cucina. Questa è una raccolta di circa 400 ricette di tutte le regioni italiane. Quindi abbiamo ricette del Trentino, ricette della Lombardia, ricette del Veneto, dell'Abruzzo, del Molise, di tutte e 20 le regioni italiane. Quando parliamo di cucina italiana, facciamo riferimento all'insieme delle cucine regionali. E infatti spesso si parla anche di cucine regionali d'Italia. Ovviamente è più, come dire, facile o comunque più comprensibile quando si parla ad un pubblico che non è italiano parlare di cucina italiana. Però, per esempio, tra italiani si parla di cucina regionale. Questa è una piccola differenza linguistica che però è abbastanza interessante e di cui possiamo parlare più nel dettaglio magari prossimamente in un video dedicato a questo, sulla percezione di questi due aggettivi. Oggi facciamo una cosa rilassata e chiacchiericcia, quindi non mi dilungo troppo su questi dettagli. Allora, vi faccio vedere forse qualche ricetta, visto che parliamo appunto. Ah, guardate su cosa ho aperto il ricettario. Non l'ho fatta apposta. Carciofi alla romana e puntarelle in salsa di alici. Buone. Le puntarelle sono molto interessanti e sono un piatto tipico dell'inverno a Roma. Come spiegare che cosa sono le puntarelle? In pratica sono, purtroppo qui non c'è una fotografia, però vediamo se la recupero velocemente da internet. Le puntarelle sono la parte più croccante e più dura della cicoria, diciamo, della cicoria catalogna. Vi faccio vedere delle immagini. E è un po' amara la puntarella. Ce la faccio, arrivo. Eccola, vedete la puntarella? Queste sono le puntarelle, appunto, sono le
punte più amare, più croccanti di questa verdura che si chiama cicoria catalogna. Come vengono condite queste puntarelle? Con la pasta di alici, olio e in teoria anche il sale, però la pasta di alici è già molto salata, quindi forse eviterei di aggiungere altro sale, però dipende poi dal gusto personale, quindi ovviamente poi ognuno si regola in base al proprio gusto. Quindi queste sono le puntarelle che abbiamo fatto in un video tempo fa, in un vlog. Quindi lo recupero e vi lascio il link a quel vlog nella descrizione di questa diretta, quando aggiorno tutte le informazioni. Esatto, Marcela, eccola lei. Si ricorda esattamente. In uno dei tuoi video hai cucinato le puntarelle con tua mamma. Esatto, sì. Grazie per avercelo ricordato. Quindi sono un piatto molto popolare a Roma. Se andate in un ristorante, se andate in un'osteria in questo periodo dell'anno, è molto molto probabile che troviate le puntarelle come contorno. Il contorno è il piatto che si affianca al secondo di carne o di pesce. Quindi solitamente come contorni abbiamo le patate al forno, il purè, la cicoria, qualsiasi altra verdura e in questo periodo dell'anno appunto le puntarelle. Rodrigo scrive: ho preparato il tiramisù usando il tuo blog ed è venuto benissimo. Beh, sono molto contenta. Vorrei vedere una foto. Mi piacerebbe molto vedere una foto. La prossima volta che farai il tiramisù, mandami una foto su Instagram. Su Instagram perché è il modo più semplice per mandarsi foto, per stare in contatto. Beh, sono molto contenta che ti sia piaciuto. Il tiramisù è buonissimo, è molto, molto gustoso e ovviamente non lo prendo tanto spesso quando esco in realtà, però mangio sempre quello che fa mia mamma, ovviamente, perché ovviamente la cucina della propria madre è imbattibile per tutti, giusto? Benissimo. Allora, S Serenissimo. Qualche anno fa ho comprato il cucchiaio d'argento. Che ne pensi? È una buonissima raccolta di ricette. Sì, il cucchiaio d'argento è uno dei punti di riferimento per le ricette italiane e quindi hai fatto un buon acquisto, credo. E lo stai usando? Lo usi spesso? Perché qui mi viene un'altra domanda da farvi. Io qui vi parlo di ricettari, no? Di libri, di ricette, di cucina, però mi rendo conto che viviamo in un mondo in cui internet è onnipresente e su internet è pieno di blog di cucina, di ricette, di video ricette. Anche qui su YouTube ci sono tantissimi canali di cucina. Quindi, come dire, è sicuramente più semplice
cercare ricette su internet piuttosto che comprare un ricettario, no? Che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Voi consultate spesso ricettari oppure preferite cercare le ricette su internet? Esatto, anche ChatGPT dice Iman, giustamente, è vero, anche su ChatGPT si fanno le ricette, perché le crea proprio, mi sa, con gli ingredienti che ho nella dispensa. Ho questi ingredienti, che ricetta posso fare? Giusto, non ci avevo pensato. E quindi ci sono tantissimi strumenti oggi, perciò non so, il ricettario sembra una cosa un po' antica, però no dai, dipende dai gusti anche qui, secondo me. Dipende dai gusti, e da quello che preferiamo. Marcela dice: "Quando cucino è più facile avere la ricetta cartacea". Okay, questo è molto interessante. Quindi preferisci avere proprio la carta con te. Invece al contrario Fernanda dice: "Preferisco cercare su internet", perché è molto più immediato forse, e ci sono sicuramente più possibilità. Però forse un ricettario è giusto, hai ragione, i libri non saranno mai antichi, lo so, lo so. Lo dici a me che ho appena fatto un ordine di libri. Non dovevo, ma l'ho fatto. L'ho fatto perché mi servivano per studiare, per leggere, e quindi li ho comprati, anche se mi ero ripromessa di non comprarne più, perché sto leggendo alcuni romanzi e l'idea era di non comprarne altri prima di finire quelli che sto leggendo, ma non è stato così, ne ho comprati. Oggi proprio oggi sono arrivati. Allora, che stavo dicendo? Ho perso il filo del discorso, non mi ricordo. Allora, Vladimir scrive: la prima ricetta dell'impasto per la pizza l'ho presa dal tuo blog. Bene, quindi è la ricetta di mia madre, sicuramente. Ottimo, beh, spero che sia venuta bene la pizza. Allora, dicevamo che i libri non saranno mai antichi, giustamente, come diceva Geo F, ma più che altro possiamo scegliere forse di concentrare la nostra attenzione su qualcosa di specifico, perché spesso, quando facciamo delle ricerche su internet veniamo inondati da informazioni e quindi spesso è difficile selezionare quello che veramente ci interessa. Oppure, per esempio, io a volte mi ritrovo a cercare una cosa, comincio a vagare per internet e mi dimentico che cosa stavo cercando all'inizio, quindi questo è un po' preoccupante da parte mia. Però forse, come dire, avere un ricettario cartaceo singolo non è una distrazione e ci permette di concentrarci su quello che stiamo facendo senza avere troppe distrazioni, forse. Comunque, andiamo avanti perché ho un altro ricettario che voglio consigliarvi. Faccio un danno, lo sapevo. Allora, questo è un po' particolare e è questo qui. Ricette vegetariane d'Italia. 400 piatti della tradizione regionale. Allora, qui
Ho voluto includere questo ricettario perché so che tra di voi ci sono tanti vegetariani e quindi ho pensato di portare alla vostra attenzione una cosa che gastronomicamente e culturalmente, secondo me, è interessante. Allora, in questo ricettario, che è dell'editore Slow Food Editore, come il precedente, anche questo. Allora, queste sono edizioni di qualche anno fa, quindi se li cercate su internet probabilmente le copertine sono diverse, però il libro è sempre lo stesso. Questo è interessante perché praticamente sono delle ricette vegetariane, alcune anche vegane, della tradizione italiana. Quindi questo ci fa capire che la cucina regionale italiana si è basata per anni, per decenni, per secoli sulle verdure e sui cereali. Quindi, come dire, ultimamente stiamo un po' mangiando cose che non ci fanno bene, però fino a 50 anni fa la maggior parte della popolazione in Italia era formata da contadini. I miei nonni erano contadini, non avevano accesso a cibi come la carne e quindi che si mangiava? Si mangiavano verdure, cereali, legumi. Perciò questo è stato il nucleo fondamentale della cucina italiana per tantissimo tempo. Negli ultimi anni ovviamente ci stiamo un po' allontanando da questo per tutto quello che succede nel mondo, tra cui la globalizzazione. Quindi troviamo in tantissime parti del mondo lo stesso cibo, che è un cibo che non ci fa bene. Però, a parte questo, voglio leggervi alcune righe dall'introduzione di questo ricettario che secondo me sono interessanti e ci fanno capire qual è lo spirito di questo libro. Leggo. Allora. Negli ultimi anni si è assistito a una sorta di conversione di massa al vegetarianesimo. Al di là dei motivi che spingono le persone a fare questa scelta, il fenomeno è sicuramente uno dei più rilevanti per la storia recente della cultura del cibo occidentale. Scegliere di diventare vegetariani o vegani costringe a pensare a che cosa si mangia, a dove bisogna approvvigionarsi, in particolare obbliga a ragionare su stagionalità e origine e a fare di più con un'inevitabile riduzione volontaria della varietà di ingredienti a disposizione in cucina. Questa tendenza riporta ai tempi in cui il progresso gastronomico in cucina era dettato dalla mancanza più che dall'abbondanza. È il marchio indelebile della tradizione alimentare regionale d'Italia, nata e sviluppata per lo più in contesti poveri, nelle campagne, tra le famiglie contadine che soltanto una cinquantina di anni fa erano ancora la maggioranza della popolazione. Fare tanto con poco significa imparare il riuso, il riciclo, i momenti migliori in cui comprare o raccogliere un ingrediente, sfruttare le varietà vegetali precoci o tardive, impegnarsi a creare qualcosa di gustoso con materie prime ritenute povere o secondarie. Le donne di casa sono le vere protagoniste, che nel tempo hanno disegnato l'affresco regionale che vi proponiamo in questo corposo ricettario. E infatti sì, erano le donne che hanno portato avanti la tradizione gastronomica dell'intero paese, perché erano le donne che cucinavano, no? Quindi erano custodi di ricette, di conoscenze. Guardando al passato troviamo risposte ai bisogni di oggi,
un vasto complesso di preparazioni vegetariane o vegane che da sempre sono nel repertorio della nostra tradizione gastronomica. Ci raccontano una varietà e una ricchezza che si dipanano in mille rivoli a seconda delle nostre regioni e dei territori. E questa è una cosa che secondo me non è scontata, cioè spesso mi è capitato di leggere tra i commenti, non necessariamente di miei video, ma anche su altri contenuti, di persone che dicevano: "Ah, ma in Italia si mangia troppa carne, in Italia si mangia solo carne, è impossibile essere vegetariani in Italia". E questa cosa non è vera, perché evidentemente non si conosce la materia di cui si parla, perché è veramente, veramente possibilissimo essere vegetariani in Italia. Però a parte questo, a parte essere o non essere vegetariani, non è questo il punto. Il punto è che, come dire, secondo me, dovremmo un attimo ritornare a un consumo gastronomico molto più consapevole, ma soprattutto dettato dalla stagionalità, la stagionalità dei prodotti, che era fondamentale, purtroppo oggi un po' meno, lo è un po' meno, perché se si va al supermercato si trovano frutta e verdura tutto l'anno, no, che è impossibile. Comunque, questo semplicemente per farvi conoscere questo ricettario che secondo me, è interessante perché è uno sguardo diverso, no, perché spesso: "Ah, la cucina italiana è pasta e pizza, pasta e pizza". Non è vero, non è del tutto vero. C'è molta pasta, ovviamente, in varie forme, pasta secca, pasta all'uovo, pasta ripiena, sì. Però c'è al contempo ci sono al contempo tantissime verdure, tantissimi legumi, tantissimi cereali, e quindi, volevo parlare di questo ricettario per questo motivo, perché spesso sui social la cucina italiana viene banalizzata a pasta e pizza, quando in realtà non è così semplice, perché da lontano può sembrare molto semplice in superficie, ma quando ci si avvicina è molto più complesso. E questo vale ovviamente non solo per la cucina italiana, ma per le cucine di tutto il mondo, no, ovviamente da lontano ci arrivano solamente alcune cose, che non è tutto, ovviamente. Benissimo. E per, come dire, arrivare al terzo consiglio, visto che parliamo di cucina italiana, vi ripropongo questo libro qui che è un saggio, quindi non è un romanzo, è un saggio. Non è neanche un ricettario, è un saggio che si intitola La cucina italiana. Lascio tutti i titoli nella descrizione del video qui sotto, così ritrovate tutte le informazioni lì. E questo saggio, in breve, ripercorre le tappe che hanno portato appunto alla formazione, sì, di un gusto dei sapori, che, sono presenti nella penisola italiana, ed è un po' la storia, se vogliamo, della cucina italiana. È una lettura un po' complessa, non è semplicissimo, perché appunto è un saggio. Non capisco perché è sfocato sui lati. La prossima volta devo togliere questa cosa. Quindi se avete voglia di fare una lettura un po' più complessa, come dire, ve lo consiglio. Potete anche scegliere di leggere
un capitolo oggi, un altro capitolo domani, nel senso che potete organizzare la lettura come volete. Anch'io non l'ho letto tutto di seguito, ma ho fatto delle pause tra una parte e l'altra. Benissimo. Allora, io in realtà avrei finito con i miei consigli e quindi adesso vediamo un po' di vostre domande. Allora, vediamo Cristina, dice: "Io ho comprato 2 libri di ricette di 2 ragazze che seguo su Instagram, perché perché ci sono altre ricette nei libri e perché sono felice di sostenere le ragazze." Bene, sono contenta di questo. Poi, mi dai del lei? Qual è il suo Instagram? No, dammi del tu. Qual è il tuo Instagram? Il mio Instagram è il mio nome, in pratica, Lucrezia Oddone. E l'immagine del profilo è la stessa del mio canale, quindi è sempre lo stesso avatar, se vogliamo. Italana propone una cosa a cui io penso spesso. Puoi fare un club del libro, oppure diciamolo in italiano, un circolo del libro per il nuovo anno. Ci penso, ci sto pensando. Vediamo, vediamo. Poi S puntato serenissimo ci dà un aggiornamento sul cucchiaio d'argento. Ci sono più di 1500 pagine. Sì, è un bel mattone. Mattone. Quando un libro ha tantissime pagine ed è anche un po' pesante, se vogliamo, diciamo che è un mattone. A volte lo leggo come Guerra e pace di Tolstoj. Sì. E infatti è proprio così. Diciamo che il cucchiaio d'argento lo devi consultare a necessità. Quando ti serve una ricetta, consulti il ricettario. Edson scrive: "Non sono vegetariano, ma riconosco che questo tipo di ricette fa bene alla salute." Sì, neanche io sono vegetariana. Però ovviamente riconosco anche io i benefici di questo tipo di dieta. E se vogliamo, la dieta mediterranea è molto più verso l'essere vegetariana. È onnivora, diciamo, come dieta, però c'è poca carne, poca carne. Ci sono molti cereali, molti legumi e molte verdure. Allora, gemelle, ciao! Gemelle argentine. Impariamo l'italiano da 3 anni. Bene. Come sta andando lo studio? Pensiamo che l'italiano sia la lingua più dolce. Che dolci. Come stai? Cariusia, è giusto? Lo pronuncio bene? Sto bene, grazie per la domanda. Tu come stai? Sto bene, a parte una piccola contrattura in mezzo alle scapole, perché ieri mattina ho deciso di provare una lezione avanzata di Pilates Reformer e mi sono contratta tutta. Va bene, risolverò, non è grave. Però grazie per la domanda. Allora,
volevo vedere questo commento di Gabriela. La lingua delle ricette della cucina è difficile per me. Questo è molto interessante come commento perché mi sorprende un po', devo essere onesta. Mi sorprende perché solitamente le ricette sono dei contenuti che vengono usati molto spesso per creare le lezioni, per creare i materiali per le lezioni di livello intermedio, no, diciamo principiante intermedio. È anche vero che molto, molto spesso nelle ricette si usa l'imperativo, quindi forse è l'imperativo che ti confonde un pochino. Però diciamo che sono sicura che comunque più ti abituerai a questo tipo di contenuto e più diventa appunto la norma, no? Perché se siamo esposti tanto all'italiano, poi alla fine questo è, come dire, un vantaggio. Questo commento è interessante perché si collega a quello che dicevamo prima. Noi visitiamo l'Italia spesso come turisti e i luoghi turistici hanno principalmente pasta e pizza. Sì, ma la cucina italiana è sicuramente molto più ricca e varia. Sì, il problema dei posti turistici è che offrono quello che un turista si aspetta di vedere. Quindi non sono dei posti sfidanti in qualche modo, no? Perché spesso si dice ti do quello di cui hai bisogno, non quello che pensi di volere. E quindi si rimane sempre molto in superficie. E se qualcuno mi ha chiesto come sta Famino, sta molto bene, non so se lo sentite che sta russando, si sente. Un modo per capire se un posto è turistico oppure no è vedere gli orari di apertura. Se voi vedete un posto in cui ci sono delle persone che cenano alle 5 del pomeriggio, quello è un campanello d'allarme. Un campanello d'allarme. Quello vi farà capire che quel posto è turistico. Di solito i posti, i ristoranti in cui vanno gli italiani fanno degli orari di chiusura, il pomeriggio sono chiusi, o se rimangono aperti non servono la cena prima delle 7. Quindi questa è una cosa da ricordare. Allora, G, spero si pronunci così il tuo nome. E se l'ho pronunciato male mi dispiace. Ciao Lucrezia, posso ascoltare questo video più tardi? Sì, perché questo video rimarrà sul canale come un video classico, diciamo. L'unica cosa è che sarà nella sezione live del canale. Però insomma farò in modo di metterlo in una playlist sulla pagina principale, così è più facile trovarlo. Allora, David chiede: cosa ne pensi delle classifiche gastronomiche, per esempio Taste Atlas? Grecia, Italia e Messico sono le migliori, secondo loro. Allora, non ho come dire, un'opinione ben definita sulle classifiche gastronomiche, però spero che queste classifiche siano fatte da esperti del settore. Spero.
Quindi non conosco in particolare questa, Taste Atlas, ma cercherò su internet. Grazie per il suggerimento. Allora, Guillermo, ti seguo da tanti anni, grazie. La mia domanda per te è: qual è la tua ricetta preferita e perché? Allora, è una domanda difficile perché non mi trovi preparata, perché non ho una lista di preferiti. Solo ultimamente, mi sto preparando delle risposte a queste domande, soprattutto con i libri, perché se no mi trovo sempre impreparata, non so che cosa dire perché mi piace tutto e non mi piace niente. Non ho dei preferiti. Però risponderò alla tua domanda e ti dirò che adesso mi è venuta in mente una ricetta, romana, che sono le polpette di bollito. Si sente tantissimo Famino che russa. Non so se lo sentite anche voi, ma mi fa molto ridere. Le polpette di bollito, ve le faccio vedere, sono una ricetta di riciclo, proprio perché appunto stavamo parlando di stagionalità, di riuso, di riciclo. In pratica il bollito è della carne che si fa bollire e che poi potrebbe avanzare. E quindi poi con la carne che avanza che cosa si fa? Si fanno queste polpette e sono molto buone. Sono queste qui. Sono polpette, non è niente di fantascientifico, però sono molto buone, sono morbide. Sì, polpette di bollito, proprio perché abbiamo appena parlato di diventare vegetariani, giusto? Comunque, se vi capita di assaggiarle quando siete a Roma, ve lo consiglio. Allora, che altro? Io direi, come dice Alexandros, di finire qui, di concludere, perché non vorrei dilungarmi troppo, quindi come si dice, il gioco è bello quando dura poco, quindi c'è anche un'altra cosa che si dice, cioè le cose belle durano poco, quindi finché ci stiamo divertendo, forse adesso è il momento giusto per concludere questo primo video in diretta. Ce ne saranno altri, ovviamente, vi farò sapere quando, sempre o su Instagram oppure sulla bacheca del canale, dove posto tutti i quiz e i messaggi e le comunicazioni. Io vi ringrazio tantissimo per esservi collegati oggi e che altro dire? Grazie ovviamente per il vostro supporto, per il vostro sostegno e vi do appuntamento alla prossima diretta. Va bene? Grazie ancora e un bacio grande. A presto. Ciao. Ciao ciao.